inseguire l'ultimo modello non è sempre la scelta migliore. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ho comprato due DJI Mic, nonostante fossero appena usciti DJI Mic 3. Diciamo che prima di acquistarlo mi sono posto un po' di domande, alla quale ovviamente prima di acquistarli non sono riuscito a rispondere, quindi diciamo che oggi faccio un po' il lavoro sporco per voi. Tra l'altro, se alla fine di questo video avrai altre domande da farmi, fammele pure nei commenti e poi cercherò di risponderti. Ma partiamo dalla prima domanda. Cosa cambia effettivamente tra i DJI Mic, i Mic 2 e i Mic 3? Beh, diciamo che la mancanza principale dei DJI Mic rispetto agli altri due modelli è la possibilità appunto di registrare internamente dell'audio, quindi non hanno una memoria interna per poter registrare. Inoltre su questi DJI Mic Mini manca anche l'ingresso jack audio da 3,5 per andare a collegare una pulce, diciamo. Però questo manca anche su DJI Mic 3. La versione venduta con solo trasmittente è gestibile, ovvero senza case di ricarica ci si può lavorare? Beh, vi dico qual è stata la mia esperienza con questi. In realtà io mi trovo molto bene nonostante non abbia il case di ricarica. Infatti la batteria dura all'incirca 8-10 ore, quindi riesce a coprire ampiamente tutti i video che faccio. Inoltre si ricaricano tramite la loro piccola docking station USB-C, quindi non mi costa più di tanto portarmi dietro una basetta di ricarica e nel caso collegarlo al mio power bank in circa 10-15 minuti dovrebbe essere carico al 100%. Nel caso poi comunque ci accorgessimo di avere bisogno di questo case di ricarica, potremmo andarlo a comprare poi a parte su Amazon, infatti viene venduto circa 45 euro. Come si connettono? Beh, la connessione è via Bluetooth, almeno in questa versione senza rete trasmittente. Ci basterà appunto accenderlo, andare nelle impostazioni, nel mio caso del DJI Osmo Pocket 3, e andare a settare la trasmittente. Si accoppieranno in un attimo e saremo pronti. Inoltre dispongono anche di una modalità che permette di spegnerli in automatico quando andiamo a spegnere il DJI Osmo Pocket 3. Molto comodo per risparmiare batterie e magari evitare di dimenticarci gli accesi. Inoltre durante la registrazione potremo visualizzare sul DJI Osmo Pocket 3 una barra per monitorare il volume in ingresso, molto comoda per capire se stiamo clippando o meno. Funziona con altre videocamere? Beh, la risposta è sì, io infatti l'ho provata anche con la mia Insta360 Ace Pro 2, funziona perfettamente, si collega allo stesso identico modo e devo dire che mi sono trovato bene. Unica differenza è che su Insta360 potremo andare a collegare un microfono per volta, mentre su DJI Osmo Pocket 3 possiamo collegare fino a 2 trasmittenti. Questa però non è una limitazione dovuta ai DJI Mic Mini, ma è proprio una limitazione di Insta360 che non riesce a gestire 2 canali audio contemporaneamente. Posso collegare al telefono? Beh, la risposta ovviamente è sì. Io ho provato a collegarlo al mio iPhone e devo dire che si comporta molto bene, ma come su Insta360 qui possiamo utilizzare solo un microfono per volta, a meno che non utilizziamo la versione con riceve trasmittente. Infatti, andando a collegare la riceve trasmittente potremmo collegare 2 microfoni contemporaneamente. E inoltre potremmo andare a regolare il gain di ingresso direttamente dalla riceve trasmittente. Il microfono crea difetto sulle maglie? Assolutamente no, questi microfoni essendo così piccoli e ben bilanciati riescono a rimanere perfettamente dritti sulla maglia, a differenza dei microfoni Hollyland che utilizzavo prima. Credo che il problema principale fosse che non utilizzassero il magnete ma solo con la clip, e quindi andandoli a inserire sulla clip con il loro peso andavano a ribaltarsi in avanti, creando un effetto orribile sulla maglia da vedere, diciamo. Anche questi si possono posizionare con la clip ma soprattutto con il magnete, che è molto più comodo. Potremmo andarlo a posizionare sotto la maglia, avvicinare il microfono davanti e saranno perfetti. Inoltre, essendo così piccoli, sarà molto facile andarli a nascondere sotto il colletto di una camicia o di una giacca. La riduzione del rumore funziona bene? Sì, la riduzione del rumore funziona molto bene, io la sto utilizzando in questo momento e devo dire che la differenza credo si senta, perché azzera praticamente i rumori di fondo. Così sto utilizzando la riduzione del rumore attiva del DJI Mic Mini. Così invece dovrei averla disattivata e infatti dovreste sentire più rumore di fondo e quindi un audio meno pulito. Per attivarla basterà andare a premere il pulsante di accensione una volta velocemente finché la luce sul lato destro non si andrà ad illuminare di giallo. Adesso è attivata e come sentite dovrebbero essersi ridotti di molto i rumori di fondo e la mia voce dovrebbe essere molto più chiara. Si sente la differenza con i microfoni interni del DJI Osmo Pocket 3? Beh, questo qua al momento è l'audio del DJI Mic Mini con riduzione del rumore attiva e come sentite credo che l'audio sia abbastanza chiaro, e ora vi faccio vedere la differenza con i microfoni interni del DJI Osmo Pocket 3. Questi sono i microfoni interni del DJI Osmo Pocket 3, come sentite l'audio dovrebbe essere un po' più rimbombante, diciamo, non pulito come prima, essendo molto meno direzionale. Comunque la differenza dovrebbe sentirsi abbastanza. Ma torniamo ad attivare i microfoni. Ok, microfoni di nuovo attivati.
Domanda successiva: sul DJI Osmo Pocket 3 posso collegare più di un dispositivo? Ovviamente sulla DJI Osmo Pocket 3 potrò andare a collegare fino a 2 trasmittenti, il che va a renderlo super utile magari nel caso dovessimo fare un'intervista o magari semplicemente registrare 2 audio da 2 persone diverse, e quindi basterà accenderli, collegarli al dispositivo la prima volta e dopodiché saranno sincronizzati. Bene, queste erano le domande che mi ero posto prima di comprare questi microfoni. Spero che il video vi sia tornato utile. Nel caso lascia un like e iscriviti al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!